Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator. Bene, siamo a fine febbraio, andiamo alla ricerca di un fungo veramente bizzarro per i suoi colori, per le sue tonalità e soprattutto per le sue forme. Andiamo a cercare un fungo parassita oggi, quindi andremo in un habitat dove troveremo parecchie piante morte per poter trovare sicuramente qualche bel fungo da potervi mostrare, mentre vi spiegherò chiaramente le caratteristiche di questa specie che nel nostro album, diciamo, dei video del mondo di Fungomagia manca. Parliamo della Tremella mesenterica. Come vi ho detto prima, fungo parassita dalle forme bizzarre, e lo andremo a vedere insieme. A dopo. Bene, come vi ho detto, ci troviamo in un bosco di latifoglie per andare a presentarvi un fungo dalle, diciamo, sembianze abbastanza bizzarre. Parliamo di un fungo gelatinoso, un fungo che si trova nel periodo chiaramente invernale, quando ancora abbiamo la nostra vegetazione dei boschi praticamente nuda, priva di foglie. Quindi questo fungo, come vi dicevo, dalle forme bizzarre, si tratta della Tremella mesenterica. La Tremella mesenterica è un fungo, come vi ho detto, gelatinoso. In alcune zone dell'Oriente viene anche consumata, quindi è anche un commestibile. Da noi non è, diciamo che non c'è nessun tipo di interesse a livello culinario, perché è abbastanza insapore, ecco. Quindi in Oriente invece viene usato per fare delle zuppe che quindi possono arricchire, diciamo, i sapori di queste zuppe qua. Ora vi mostro un fungo. Come vi ho detto prima, la Tremella mesenterica è un fungo che viene chiamato anche fungo cervello. Allora, ora vi mostro perché viene chiamato fungo cervello questo fungo qua. Eccolo qui. Se osserviamo il corpo fruttifero della Tremella mesenterica, possiamo notare che ha una forma simile a quella di un cervello, che ha i lobi o sezioni che ricordano le pieghe cerebrali, chiaramente. Ha un diametro che può variare dai 2 ai 10 cm e un'altezza che può arrivare a un 3-5 cm. La Tremella mesenterica è un fungo che ha una consistenza chiaramente abbastanza compatta e consistente finché è nello stadio giovane. Poi quando matura, quando tende a arrivare al suo fine ciclo vitale, tende a liquefarsi, tant'è vero che se noi la andiamo a toccare potremo notare che questo fungo diventa praticamente acqua, si scioglie quasi al contatto con le mani. Pensate che una leggenda europea che parla di questo fungo cervello giallo raccontavano che se compariva questo fungo sulla porta o su un cancello di un'abitazione, voleva dire che di lì era passata una strega che aveva lanciato un incantesimo alla famiglia che vi abitava. Per uscire da questo incantesimo, chi vi abitava doveva quotidianamente bucare con uno spillo dritto tutti i giorni, più volte, questo fungo, fino a farlo scomparire. Ecco il motivo perché il fungo cervello giallo viene anche nominato il burro delle streghe. Quando parliamo di funghi gelatinosi, come la tremella, dobbiamo sapere che appartiene alla famiglia delle Tremellacee, di cui fanno parte circa 40 specie, e 10 di queste sono presenti in Italia. Eccolo qua, come potete vedere in questo pezzo di ramo morto, vediamo qui in basso che c'è un primordio del nostro fungo, e se guardiamo poco più in su, ecco fatto che c'è già il nostro fungo
già sviluppato, già di grandi dimensioni. E questo fungo qui, essendo un fungo parassita, come potete vedere nell'insenatura, si crea praticamente un fungo saprofita e il nostro fungo parassita vi cresce sopra, nutrendosi del fungo saprofita che è già presente sulla pianta o viva o morta. Come potete vedere, la colorazione è di un giallo intenso, però può variare anche di tono in base chiaramente all'umidità, proprio perché essendo un fungo gelatinoso ha bisogno di una grande quantità di acqua. In effetti compare proprio nei periodi invernali, autunnali o inizio primaverili, proprio dove c'è una quantità d'acqua consistente giusto per fare fuoriuscire questo fungo qua. La colorazione può diventare da un giallo intenso luminoso fino ad arrivare a un giallo arancio, fino addirittura un arancione intenso quando c'è molta più siccità. Tra le tremelle ce n'è un'altra che vi posso mostrare, poi come potete vedere, la tremella fogliacea, comunemente noto anche come cervello foglioso o foglia di gelatina o burro di strega marrone. La conformazione praticamente è la stessa di quella che noi vediamo, ma nel suo tempo ha un colore più nocciolato, più marrone e anche di una dimensione anche più grande rispetto alla nostra tremella mesenterica. Dovete sapere che di tremelle chiaramente ce ne sono parecchie specie, come vi ho detto, e ce n'è una addirittura che in Oriente, per la grande richiesta di questo fungo, viene anche coltivata. Questa ha una colorazione bianca, è la Tremella fuciformis bianca. È diffusa in Estremo Oriente e nota anche come orecchio di argento e ha delle proprietà terapeutiche contro la tubercolosi, contro l'ipertensione e anche per il raffreddore. Andando per funghi, sicuramente nel periodo invernale, nel periodo dove è più umido, dove troveremo comunque situazioni idonee per i funghi gelatina, vi sarà già capitato di vedere dei funghi neri gelatinosi che pensiamo sia chiaramente una vecchia tremella mesenterica, ma così non è. Si tratta di un'altra specie che fa parte dei funghi gelatinosi. Si tratta dell'Exedia glandulosa. Questo fungo qua ha una conformazione, come ho detto, gelatinosa, che compare chiaramente nei periodi in cui c'è molto umido, molta pioggia, quindi soprattutto dall'autunno alla prima primavera. L'Exedia glandulosa praticamente è un fungo che incute molto timore, tant'è vero che viene chiamato burro delle streghe nere. Insomma, tutti questi funghi gelatinosi, dalle sembianze veramente strane, che possono incutere quasi timore, alle spalle essendoci tutte queste leggende delle streghe, insomma veniva comunque tenuto molto alla larga, proprio perché veniva detto che questo fungo qui erano funghi magici, quindi c'erano dei incantesimi attraverso questo fungo qua. Beh, cari amici, siamo giunti alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto. Non abbiamo parlato di bolettacee chiaramente, ma ogni tanto ci sta anche qualche altro fungo proprio per andare a rinfocillare il nostro parco video del canale di Fungomagia, e questo spero che possa essere d'aiuto a tutti coloro che sono appassionati di funghi e non solo di porcini. E che dire, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel like qui sotto. Se conoscete amici che comunque sono alle prime armi, girategli il video, non fate altro che condividerlo sui vari social, e che dire, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, mi raccomando. Un abbraccione dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinator, a presto.